Ciao a tutti, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mettete un like e raccontateci nei commenti che cosa significa per voi autenticità. Perché la storia di oggi parla di una donna che ha trasformato la sincerità nella sua forza più luminosa e di un uomo che ha saputo sostenerla con un gesto semplice e potentissimo. Parliamo di Demet Özdemir, il cuore indomabile del cinema e della televisione turca, e di Ken Yaman, il compagno che l'ha guardata brillare in una notte in cui Londra sembrava respirare in modo diverso. Ieri sera, la città era un mosaico di luci, e dentro quel mosaico prendeva forma la cerimonia di Harper S. Bazaar Women of the Year 2025. Non è un evento come gli altri, è quel momento dell'anno in cui eleganza, talento e spirito si uniscono in un unico quadro, uno di quelli che non si dimenticano. In mezzo a diamanti e abiti da maison, però, c'era un bagliore che non proveniva da lustrini o cristalli. Veniva da un luogo più profondo, da una verità che non si può correggere con un filtro. Quando Demet è entrata nella sala, l'aria si è fatta calma. Le telecamere si sono volte, certo, ma non era l'outfit a dettare il ritmo, era la naturalezza con cui non fingeva niente, l'assenza totale di sceneggiatura nel suo modo di occupare lo spazio. E quando il suo nome ha rimbombato nella sala, pronunciato come una sentenza dolce e attesa, vincitrice del Women's Empowerment Award, Demet Özdemir, non è sembrato un annuncio. Sembrava giustizia. Non fama, ma verità. Mentre altri alimentano gallerie impeccabili e biografie patinate, lei sceglie un'altra strada, mostra il passo, non solo l'arrivo. Lo ha fatto anche questa volta, con 2 foto. La prima, scattata al mattino, capelli raccolti, volto nudo, una t-shirt semplice. Una donna, non un personaggio. La seconda, poche ore dopo, un abito soffice dai toni pastello, la pelle come un sussurro di luce, il sorriso che scaldava senza recitare. Sotto, una didascalia alla Demet, asciutta e ironica insieme, guardate in che mani mi sono messa, mi hanno trasformata da caffè all'alba a sogno della sera in un battito di ciglia. Le veterane e i veterani che mi circondano non perdonano. Punto. Niente filtri esasperati, niente dramma superfluo. Solo onestà intrecciata a humor. Non era una lezione di perfezione, ma una dichiarazione d'identità, io sono tutto questo, e non c'è contraddizione. Nel suo stile, il post non è stato un assolo. Ha riempito lo spazio di volti, la squadra, le mani che hanno pettinato ciocche ribelli e quelle che hanno stretto gli spilli dell'ultimo minuto, chi ha calmato il fiato prima del red carpet e chi ha spostato una luce per non tradire il tono della pelle. Li ha ringraziati tutti, uno per uno, come fa chi sa che il proprio passo diventa corsa solo se altri ti tendono le braccia. Alla mia meravigliosa squadra, che ha sudato, riso, si è agitata e poi mi ha abbracciata, siete formidabili, ha scritto. E i commenti sono esplosi. Brilli anche quando non ti trucchi, ci fai amare di nuovo l'essere donne, grazie per farci vedere il prima e il dopo senza paura. Ma il momento più virale non è arrivato dalla stessa Demet, bensì da qualcuno che per lei conta in modo speciale. Tra i messaggi, ecco comparire quello di Ken Yaman. Nessun poema, nessun complimento esagerato, i capelli hanno trovato la loro strada. 4 parole, asciutte, con quella ironia calma che lui porta come un marchio. Bastate a scatenare il web. Non era la voce di un testimonial, era la lingua della complicità. Gli utenti hanno rilanciato ovunque, questa è intesa, non se ne vedono più di legami così. E Demet, con la stessa naturalezza, ha risposto, ricordo ancora quando anche i tuoi hanno deciso di comportarsi bene, finalmente. Un botta e risposta che ha trasformato la sezione commenti in un piccolo teatro affollato di risate vere. Niente sceneggiature, solo 2 persone che ci ricordano che l'umorismo, quando è autentico, è una forma di tenerezza. Poi, come sempre accade in rete, sono cominciate le comparazioni, i sogni a occhi aperti, le scene immaginate. C'era chi scriveva che l'eleganza di Demet raccontava proprio quella Demet di cui ci si era innamorati all'inizio, e chi giurava che lei e Ken sullo stesso set farebbero tremare mezzo continente. 2 parole sono finite in tendenza per ore, tutte senza segni o cornici, solo come slogan ripetuti, Ken and Demet e stile complici.
Le persone costruivano storie, trame, copioni sussurrati. E, per un attimo bellissimo, i loro nomi non erano messi l'uno contro l'altro, ma accostati come specchi che riflettono grazia e grinta. Se siete ancora qui, vuol dire che questa storia vi ha toccati. Allora prendete un secondo, lasciate un commento e assicuratevi di essere iscritti a Celebrita dalla Turchia. Qui non inventiamo favole lucide, raccontiamo realtà che pulsano. Mentre a Londra piovevano applausi, la carriera di Dimet incendiava il web. Il suo nuovo progetto digitale, dal titolo Platonic, Blue Foam Un Hotel, ha cominciato a viaggiare veloce oltre i confini. Non solo in Turchia, ma anche in Spagna e in Italia, dove la serie ha trovato una lingua comune fatta di umorismo gentile e ferite che guariscono piano. A fianco di Dimet, davanti alla macchina da presa, c'è Khan, due energie diverse che si incontrano senza farsi male, con il magnetismo che conosciamo. È una storia che gioca con l'ironia e la dolcezza, e dimostra che la narrazione turca quando è onesta non ha barriere. E non è tutto. Il suo talk show su Netflix, dal titolo Dimet, con il punto fermo pronunciato come una carezza che non chiede scusa, è diventato silenziosamente un fenomeno. Una stanza che sembra casa, ospiti che portano pezzi di sé, risate che partono senza preavviso e lacrime che arrivano quando nessuno le aveva invitate. Una spettatrice ha scritto: Dimet non fa solo ridere. Ti riporta a te stessa. Punto. In un'epoca schiava del ritocco e della posa fissa, lei emerge come un fiore raro cresciuto al neon, non dovrebbe, eppure lo fa, perché la sua verità non chiede permesso. Non ha paura di mostrarsi senza trucco. Non teme di spezzare il personaggio per far vedere l'ombra e la crepa. Non ha paura di dire: questa sono io, e mi basta. Punto. Per questo il pubblico la vede oltre l'attrice, è una narratrice, uno specchio, a volte una rivoluzione silenziosa. I personaggi femminili che abita non sono mai una linea sola, inciampano, ridono troppo forte, falliscono col rumore e poi si rialzano, proprio come fanno le donne reali. Forse è per questo che Harper S. Bozor l'ha definita un simbolo di empowerment globale. La sua bellezza non sta nella vernice, ma nel coraggio. E la sera di Londra lo ha dimostrato di nuovo. Dietro le quinte c'era tensione, ma Dimet, dicono, stava già ragionando sulle idee per la seconda stagione di Dimet. Non si limita mai a partecipare, crea, immagina, costruisce. Quando è salita sul palco, non ha nascosto l'emozione. La voce le si è incrinata appena mentre diceva: le storie delle donne vivono dove ridiamo e piangiamo nello stesso posto. Voglio raccontarle tutte, finché avrò fiato. Punto. La sala si è alzata in piedi. Anche dalle ultime file, c'era chi si asciugava gli occhi. Il mattino dopo, alcuni media britannici le hanno cucito addosso un titolo che calza: il volto globale del racconto turco. E funziona, perché non parla solo di comicità. Parla della sua capacità di reggere lo sguardo dell'altro senza protezioni. Il legame con Khan non è comparso ieri. È una linea tracciata negli anni con appuntamenti estemporanei, con sostegni creativi, con una gentilezza che non ha bisogno di essere esibita. Qualche volta lavorano insieme, altre restano solo vicini, e basta quello per fare rumore. La loro chimica non pretende copioni, vive di sopracciglia alzate, di messaggi vocali sgrammaticati, di battute a mezza voce che nessun estraneo capirebbe. Ecco perché quella sera il commento di lui ha fatto il giro del mondo, perché l'ha ricordato a tutti. Che l'empowerment, per Dimet, non è un discorso in piedi su un palco, ma un modo di stare al mondo. È nel ringraziare la squadra prima di sé, nel portare la fragilità senza vergogna, nel trasformare una relazione in una piccola opera d'arte quotidiana. Guardate la sua traiettoria, dalle commedie alle serie che chiedono respiro, fino a ruoli che non si accontentano della facciata. Non interpreta donne forti perché non cadono mai, racconta donne vere perché cadono e si rialzano con grazia. E quando arriva un riconoscimento come quello di Harper S. Bazaar, non sorprende. È una celebrazione che aveva solo bisogno del momento giusto per uscire allo scoperto. Un tappeto rosso. Un post su Instagram. Poche parole piene di ironia. E sotto tutto questo, un messaggio che pulsa piano ma non tace: sii reale, sii gentile, sii te stessa.
È potere, non orpello. E se lungo il cammino c'è un uomo che sa restare a un passo di distanza per lasciarti lo spazio e poi avvicinarsi quando serve, allora quella potenza raddoppia. Allora, che ne pensate? Era questa la consacrazione che Dimet Özdemir meritava da tempo? Vorreste vederla sullo schermo insieme a Kenny Omen in un progetto lungo, uno di quelli che non si scordano? Ditecelo nei commenti, condividete il video e non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. Perché qui ogni storia viene raccontata con cuore, ironia e umanità. E, come Dimet ci ricorda, la trasformazione più bella comincia quando smettiamo di fingere.